ho portato qualcosa da bere. Grazie, che ci sei sempre. Lo sai che ti voglio bene. Va meglio? Non so, mi sento come svuotata, come se non avessi più forza. Vedrai che ti riprenderai. Intanto bevi. Scusami. Non ti preoccupare. Berrai più tardi. Ora pensa a riposarti. Io sono di là a vedere la televisione. Se ti serve qualcosa, chiamami. Tu pensa che McLuhan afferma che qualsiasi tecnologia è essenzialmente un'estensione o un potenziamento delle facoltà umane? Ah, con qualsiasi tecnologia intendeva anche la televisione? Aspetta, nella televisione diceva che è un mezzo che inchioda lo spettatore in una stasi fisica e mentale, una specie di torpore. Sì, però non puoi non considerare che l'estensione del sistema nervoso centrale ha quasi abolito i limiti di spazio e tempo. Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma non riesco più a capire dove mi trovo. Per caso sapete se qua in zona c'è una biblioteca? Mi avevano detto che c'era, eppure non riesco a trovarla. Nessun problema. In verità è proprio lì che noi stiamo andando, è dietro l'angolo. Se vuole possiamo accompagnarla. Per me va bene. Davvero? Mi fareste un gran favore. Altri 5 minuti nella confusione mi sarei innervosita. Ma come, per così poco? Sto cercando qualche libro in particolare. Nessuno in particolare, ma visto che siete stati così gentili, voglio essere sincera con voi. Sto cercando un libro per aiutare mia figlia che è malata. Perché sta andando in biblioteca e non dal dottore? Purtroppo i dottori che l'hanno visitata non l'hanno saputa aiutare. Sono stati in grado solo di riempirla di farmaci che l'hanno fatta stare peggio. Capisco. Ormai i medici firmano ricette anche per i mal di gola e fanno più male delle vere malattie. È proprio così. E nel momento in cui stavo per perdere le speranze, mi hanno parlato di un libro. Non so bene cosa ci sia scritto all'interno, ma mi hanno assicurato che possa aiutare sostanzialmente la salute di mia figlia. Sarà mica un libro sull'oroscopo. No, non si tratta di quello, ma mi hanno detto che può aiutarla. Non so neanche se questa biblioteca ne sia fornita. Spero di riuscirla a trovare. Se questo libro esiste, questa biblioteca lo avrà, è la più fornita di Roma. Lei deve volere molto bene a sua figlia. Per lei sacrificherei la mia stessa vita. Sapete, l'amore di una madre non può essere paragonato a nessun'altra cosa. È come se il legame che mi unisse a lei non si potesse mai spezzare. E adesso che lei è in difficoltà, voglio fare tutto il possibile per aiutarla. Senta, noi dobbiamo andare a fare delle ricerche sull'immaginario collettivo e l'ecologia dei media, ma non dovremmo metterci molto. Se vuole possiamo aiutarla a cercare questo libro, sempre se non siamo indiscreti. Davvero lo fareste? Sarei impazzita a cercarlo da sola. Grazie. Ah, io per un paio di caffè potrei anche scalare l'Everest. Sarò felice di offrirvi quanti caffè vorrete. Affare fatto. Ah, ma non ci siamo presentati? Piacere, Cristian. Lamia, piacere. Gero, Bel nome. Mi piacciono i nomi insoliti. Io e Gero siamo amici per questo. io non so perché sono tuo amico. Ma smettila, con chi altro potessi parlare del professor Brian O'Billion tutto il giorno? Dai. Probabilmente solo con lo specchio.
Papà? 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 Sì, Celestina? Ti posso essere utile in qualche modo? Non è che per caso avresti un libro. Credo che immergermi in qualche storia mi farebbe bene. È da tanto che non leggo. Purtroppo in casa non abbiamo che libri di studio. Ma come mai ti è venuta quest'idea? Ormai nessuno legge più. Non so, sarà la malattia che mi fa venire in mente strani ricordi. Ne vuoi parlare? In uno ci sono io che leggo con mia madre. Ero felice, davvero. Sfogliava le pagine e evocava paesi fantastici, storie avvincenti. E io la guardavo sempre a bocca aperta. Ma non la vedo da anni. Scusami se te ne ho parlato, lo so che ti dà fastidio. Su, non piangere. Lei ha scelto di andarsene. Ed è stato meglio per tutti. Mi ricordo che litigavate sempre. Poi un giorno è stato peggio degli altri. E non l'ho più rivista. Perché se n'è andata? Perché? Non mi ha mai detto il motivo, non si è mai degnata di dirmi nulla. Vieni qui. Ti manca? A volte vorrei che fosse qui a leggermi una delle sue storie. Ma lei non c'è. E delle sue storie non mi rimane nulla. Le persone entrano ed escono dalla nostra vita. In alcuni momenti l'unica cosa che possiamo fare è andare avanti, indipendentemente da quanto sia pesante il fardello che portiamo. Quindi dovrei dimenticarla. È la cosa migliore. Devi smettere di soffrire a causa sua. Lei non merita le tue lacrime. Ma lei è mia madre. Devi essere forte. Comunque se poi posso spostarti qui alla televisione o... No, no e no. Mi ha stancato tutto quello che fanno vedere in televisione. E se non fosse impossibile, direi che è stato proprio quello a ridurmi così. Allora, cosa stiamo cercando? Buongiorno, posso esservi utile? No, grazie, ma potrebbe indicarci il luogo dove sono custoditi i libri più antichi? Ma certamente, seguitemi. E spero che non abbiate problemi con la polvere. Purtroppo questi libri non sono sottoposti alla normale pulitura. Capirete, la biblioteca è grande e ultimamente i fondi sono sempre di meno. Non si preoccupi, ce la caveremo. Non abbiamo paura di niente. Eccoci arrivati. Se vi serve ancora il mio aiuto, io sono di là. Grazie mille. Quindi cosa sappiamo di questo libro? Oltre che ha più anni della regina Elisabetta e ha un vestito di polvere. Mi è stato detto che non si tratta di un libro voluminoso, ma è sicuramente scritto molto fitto. Sappiamo almeno il nome. Mi è stato detto e l'avevo scritto su un foglio, ma non riesco più a trovarlo. Ma ecco, ho il nome sulla punta della lingua. Sono sicura che se lo vedessi scritto lo riconoscerei. Mi ricordo che la copertina deve essere rossa. Proviamo a vedere se tra i libri con la copertina rossa riusciamo a trovare quello giusto. Scusatemi se ho così poche informazioni, giuro che mi farò perdonare. Non si preoccupi. Copertina rossa, quindi. Vediamo. Ma come si possa trovare la cura di una malattia in uno di questi libri, non riuscirò mai a capirlo. Guarda che questa è una copertina blu. Ah già, la copertina.
Forse potrebbe essere questo. Fammi vedere. No, purtroppo no. Vorrei provare a vedere quei libri lì sopra, in alto. Christian, potresti andare dal bibliotecario per chiedergli una scala? Va bene. Aspetta, l'ho trovato. È lui. È proprio lui? Sì, è proprio lui. Oltre la vita. La vita. È un peccato che nessuno venga mai a consultare questa parte della biblioteca. Qua sono conservati i libri più interessanti. Fosse per me non aprire il libro, siamo qui per quella donna. E da tanto vi conoscete? No, in realtà abbiamo conosciuto la mia poco fa in strada. La mia. Sì, è il suo nome. Strega. Ah, sei in piedi? Ti senti meglio? Sì, e volevo guardare fuori. Oggi è una così bella giornata. Forse andare a fare una passeggiata mi farebbe bene. Non credi che sia meglio aspettare che tu ti rimetta completamente? Uscendo potresti anche prenderti qualcosa di più grave. Non mi importa. Credo che il sole mi farebbe bene. E poi non fa neanche freddo. Per favore, non insistere. Sai che la cosa migliore è rimanere tranquilla fino a che non sia guarita. Io lo dico per il tuo bene, lo sai. Fare tutto quello che mi potere per aiutarti. E vederti stare male mi fa sentire come se stessi male anche io. Ma io non sto più male. Tu mi vuoi tenere qui rinchiusa perché ti vergogni di me. Perché non mi dici la verità? Perché non mi dici che speri che io stia sempre peggio? Ma io... Pensi che non sappia che mi aiuti solo per sentirti una brava persona e non perché ti importa di me? A nessuno importa di me. A nessuno è mai importato, né a te né a mamma. Celestina, io... Non mi toccare. Ho detto non mi toccare. Celestina, cerca di calmarti, di ragionare. Non mi dire quello che devo fare. Adesso hai finito di comandarmi, di tenermi prigioniera. L'hai voluto tu.
Celestina! Celestina! Celestina, figlia mia, mi riconosci? Mamma? Sei davvero tu? Figlia mia. Ma guarda come ti sei ridotta. Mamma? Ma cosa ci fai qui? Io non so da quanto tempo non ti vedo. Perché te ne sei andata da me? Tuo padre voleva che stessi lontano da te. Pensava che fossi una cattiva influenza. Una cattiva influenza. Vedi Celestina, tuo padre è una brava persona, ma certe cose sono per lui impossibili da comprendere. Spiegami. Devi sapere che alcune persone, alcune anime sensibili, non si accontentano dell'abitudine, della monotonia, delle piccole cose. Queste persone sono speciali, hanno l'attitudine naturale di andare oltre l'apparenza delle cose, di oltrepassare i confini della morte e della vita per abbracciare il tutto, anche nella sua oscurità. Ti sei mai chiesta perché stai così male? La mia salute è sempre stata cagionevole. Certo, da quando non ci sono più stata. Io l'avevo detto a tuo padre che saresti stata male, ma lui non mi ha ascoltato. Ma a lui non importava, non ti accettava per quello che veramente sei, un'anima speciale. Quindi tu potresti farmi stare bene. Sì, e tutto quello che devi fare è smettere di negare la tua natura. Quale sarebbe la mia natura? Tu sei una lamia, proprio come me. Figlia mia, Una lamia. una lamia ha bisogno di trascendere la realtà per abbracciare le forze che muovono l'universo. Vuoi sapere qual è il modo per farlo? Sì. Questo libro contiene il segreto della morte come vita. La verità che non si cela, ma è negata. Questo libro contiene l'essenza del tutto ed è la chiave per la sua comprensione. Ma è come quello che mi leggevi da piccola. Sì, ed ogni lamia dovrebbe averne uno per potersi nutrire da sé di una continua conoscenza. Ma tuo padre mi impediva di avvicinarmi a te. Se una lamia non legge il libro, sta male e alla fine muore o si riduce a un pietoso stato vegetativo. Tu sei ancora in tempo per salvarti, figlia mia. Perché papà non voleva che stessi bene? Perché lui non è come noi. Non lo sarà mai. Pochissime persone sono inclini a leggere il libro e ancora meno a sfogliarne le pagine. E vuoi sapere perché? Perché nessuno vuole conoscere la verità. Non avrebbero il coraggio di accettarla. Tu vuoi conoscere la verità. Io non voglio stare più male. Sì, voglio sapere la verità. Tieni. Questo libro è tuo. Avrei dovuto dartelo tempo fa, ma eccolo qui. Cosa hai fatto? Perché su quel libro c'è del sangue?
Per conoscere il segreto della morte bisogna uccidere. Tu hai... Chi? Non ha importanza. Nessuno ha importanza. Neanche io, neanche tu. Solo il libro ha importanza. Oh mio Dio. Dio non potrà aiutarti. Il libro ha già assorbito la vita della vittima e niente può riavvolgere il nastro. Tu sei... un mostro. Chiamami come vuoi, ma quello che sono io sei tu. Non è vero. Io non sono come te. Non lo sarò mai. Non sono un'assassina. Ascolta, questa è l'unica strada possibile, l'unica scelta che tu possa fare. Se questa è l'unica scelta che mi resta, allora preferisco la morte. All'inizio posso aiutarti io a cacciare. Quando la vita nel libro perde interesse, le pagine cominciano a sbiadirsi e un pugnale emerge. Basta! Non riesco più a sentirti parlare. Adesso capisco perché papà t'ha allontanato. Non riuscirei mai a vivere sapendo che per farlo qualcun altro dovrebbe morire. E se non posso vivere come gli altri, allora mi ucciderò. Non mi potrai fermare. No! No! Non doveva finire così! Ora che ci eravamo riunite!